Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video su Creo Parametric 11. Questo video è dedicato ad utenti di livello intermedio e continueremo a parlare di lamiera, quindi di modellazione di lamiera. Però prima di cominciare vi chiedo di iscrivervi al canale. I commenti di cui vi voglio parlare sono il comando planare all'interno della lamiera, ovviamente, e il comando piatto. Questi due comandi si trovano all'interno di questa area detta pareti. Il comando piatto, come vedete, è attualmente spento perché non abbiamo ancora disegnato nessuna prima parete di lamiera. Normalmente le possiamo disegnare con il comando estrusione che abbiamo visto nel precedente video, oppure con il comando planare o anche con altre funzioni un po' più avanzate e francamente anche meno utilizzate che troviamo qui sotto. Iniziamo con il comando planare, che in realtà è un comando abbastanza semplice perché è un comando che consente di disegnare una lamiera piatta con uno spessore specifico e con una sagoma, quindi con un profilo esterno specifico che andremo a definire con uno sketch. Ovviamente lo spessore lo andiamo a gestire da questa zona, ma dobbiamo definire lo sketch, quindi andiamo a scegliere un piano, ci andiamo a orientare sul piano, spengiamo al solito i piani di riferimento. La sagoma può essere una sagoma qualsiasi, ovviamente deve essere definita da uno sketch chiuso, può essere una forma rettangolare, può essere anche una forma circolare, anche se poi avremo delle difficoltà per quanto riguarda la definizione dell'oggetto di lamiera. Può essere comunque una forma di qualsiasi tipo con il numero di lati che preferiamo, può essere un pentagono, un esagono e così via. Ma ovviamente in questa fase, per semplicità, iniziamo col mio solito rettangolo centrale che agganciamo al centro dei nostri riferimenti e quindi andiamo poi a definire il rettangolo stesso. Cambiamo le quote, facciamo un 200 per 100 e confermiamo lo sketch. Qui possiamo andare a definire, come già vi ho detto, il valore del nostro spessore, che poi sarà lo spessore che verrà applicato a tutto il restante modello, quindi tutte le successive funzioni di modellazione lamiera ovviamente manterranno questo spessore. Quindi lo spessore lo si definisce con la prima funzione di modellazione. A dire il vero, in realtà in Creo 11 c'è una differenza per quanto riguarda questo aspetto, perché in Creo 11 è stata introdotta una modellazione multibody anche nell'ambiente lamiera, e quindi in realtà si possono definire più corpi, più body in un modello di lamiera che possono anche avere spessori differenti. Però per il momento ragioniamo su un singolo body sempre per una questione di semplicità. Quindi possiamo definire lo spessore da qui, possiamo cambiare il lato a cui viene applicato lo spessore cliccando su questo tasto oppure cliccando sulla freccetta che troviamo a schermo, che in realtà, come abbiamo visto, è già presente anche in altri comandi. Una volta che abbiamo definito le caratteristiche che a noi interessa avere, confermiamo ovviamente il comando. Ok, questo è quello che fa il comando planare. Con piatto che, come vedete adesso, si è acceso insieme ad altre funzioni come anche il comando flangia che affronteremo in un video successivo. Con piatto andiamo ad aggiungere una parete di lamiera di una forma scelta. Questa parete di lamiera la possiamo aggiungere selezionando uno spigolo, ma anche quello che sta sull'altro lato dello spessore, sull'altra faccia della lamiera, e in questo modo già andiamo a definire il verso della piega, anche se poi in realtà lo possiamo gestire anche in altri modi. Premendo CTRL, e questa è un'altra novità che troviamo nelle ultime versioni di Creo Parametric, non mi ricordo esattamente quando è stata introdotta, credo in Creo 9 o Creo 10, possiamo anche far sì che con il comando piatto possiamo andare a creare più pareti con le medesime caratteristiche sulle altre facce della prima lamiera che abbiamo definito, con altezze diverse, eccetera, e con caratteristiche diverse, con angoli di piega diversi. Adesso, sempre premendo CTRL e selezionando gli spigoli, vado a disattivare i lati che in realtà in questo momento non mi servono. Ritorno a un angolo di piega di 90 gradi, mi metto su una vista frontale perché vi voglio mostrare un altro aspetto, che
è l'aspetto relativo a questa zona qui, la zona della piega, e a come la possiamo modificare e gestire. Ad esempio, in qualche modo lo capiamo da questa linea qui o anche andando a far preselezionare quello che era il profilo originale della prima parete, che come vedete termina in questo punto. Quando andiamo a fare una parete con planare, lui di default la fa allineando la faccia esterna di questa parete che vi sto indicando con il mouse con lo spigolo originale. Quindi mantiene quello che era l'ingombro originale, ma cliccando su questo tasto possiamo far sì che sia la parete interna, ovvero questa, ad essere allineata con lo spigolo originale, anche se possiamo tornare anche nella condizione iniziale. Quali altri aspetti possiamo gestire? Va bene, oltre l'angolo di piega, che qui è evidente, ma lo approfondiamo successivamente, anche se già in parte l'abbiamo visto, possiamo anche invertire il lato della piega, anche cliccando qui, e non solo selezionando lo spigolo di sotto piuttosto che quello di sopra, e da qui invece possiamo andare a gestire il raggio di piega e possiamo far sì che sia definibile il raggio interno, come normalmente accade di default o come normalmente succede nella modellazione in lamiera, quasi sempre si definisce il raggio interno, ma possiamo dirgli che invece preferiamo gestire il raggio esterno, magari dandogli un valore che qui possiamo sia digitare manualmente, sia scegliere alcune delle opzioni predefinite che sono spessore o 2 volte lo spessore. In questo caso 2 volte lo spessore è proprio il valore in genere più comodo quando si vuole gestire il raggio esterno. Se invece vogliamo gestire il raggio interno, in genere è preferibile gestire il raggio interno pari allo spessore e quindi in questo caso pari a 2 mm, che era lo spessore che avevamo definito nella prima feature. Ma comunque siamo anche liberi di dargli un raggio, in questo caso interno, di un valore a scelta che possiamo definire numericamente e che volendo possiamo anche cambiare dinamicamente trascinando la maniglia. È ovvio che il valore poi lo possiamo anche modificare con doppio clic su questa quota. Quindi in questo caso ritorniamo al 2 iniziale. Un altro aspetto importante è la posizione di piegatura, che appunto, come vi dicevo prima, inizialmente fa sì, come è rappresentato forse più chiaramente da questa icona, la parete esterna si allinea allo spigolo, che sarebbe questo in verde, ma possiamo far sì che in realtà la piega inizi proprio da quello spigolo, cliccando qua, oppure possiamo poter estendere quella lamiera rispetto allo spigolo iniziale di un certo valore. Attenzione che ho preso la maniglia sbagliata. Ok, quindi la posso estendere. Ricordatevi anche che posso, e questa è una cosa interessante da notare, posso anche mettermi in questa situazione in cui sono andato a utilizzare una porzione più ridotta dello spigolo di lamiera inizialmente selezionato, così come posso andarne a gestire anche una porzione maggiore anche solo da un lato. Però questa cosa mi è comoda perché se ritorno qui, clicco qui, posso sia incrementare questa, spostare più verso sinistra, verso la lamiera, ma anche spostarla più verso l'interno. E questo lo posso fare anche gestendo quest'altro tipo di quadratura che è leggermente differente, cioè si riferisce alla distanza tra lo spigolo e la parete esterna, mentre quest'altra è la distanza tra l'inizio della piega e lo spigolo. Comunque poi facendo delle prove vi rendete meglio conto di quelle che sono le differenze. Ok, ritorniamo alla situazione di default. Cos'altro posso gestire con questo comando? Qui a 0 questi valori. Posso anche gestire quella che è la forma di questa parete
vista proprio ortogonalmente alla parete stessa, quindi se ci mettiamo nella vista da sinistra, sarebbe questa forma qui che noi possiamo gestire da questo menu. Qui abbiamo delle forme predefinite che sono elencate in questo menu. La prima è la forma rettangolare che abbiamo ampiamente visto, altrimenti abbiamo la forma trapezoidale, ovviamente modificabile sia trascinando le quote che cambiando i valori delle stesse, oppure possiamo scegliere una forma ad L, oppure possiamo scegliere una forma a T. Ma possiamo anche andare a definire totalmente in maniera personalizzata una forma definita da utente, ma in questo caso la andiamo a definire andando su forma, sketch e ancora sketch. E qui possiamo andare a disegnare una sagoma aperta agganciandoci a questi punti che lui già ci ha definito, una parete totalmente personalizzata. Ripeto, non c'è bisogno di chiuderla nella parte inferiore, faccio solo in modo che questo spigolo sia perfettamente verticale e confermo. E quindi, come vedete, ho totalmente personalizzato questa forma. Vi ricordo che comunque lo sketch, laddove non ha dei vincoli, ma semplicemente delle quote, io posso andarlo a modificare anche dinamicamente. Se invece ritorno a una delle forme predefinite, come ad esempio la forma T piuttosto che la forma L, posso comunque andarla a personalizzare andando su Sketch. E ad esempio posso andare a eliminare questo lato e sostituirlo con un arco di circonferenza. E come vedete ho fatto questa operazione. Ma di nuovo ritorno su rettangolo e vi faccio vedere un altro aspetto, ma per farvelo vedere devo confermare questa funzione e andare a creare un'ulteriore parete piatta selezionando questo spigolo, mi abbasso un pochino e con il CTRL seleziono questo spigolo. Come vedete, in questo caso lui è andato a generare quello che si chiama in Creo Parametric taglio a 45 gradi, perché effettivamente ci consente di fare delle pareti sui due spigoli che sono rifilate esattamente a 45 gradi per far sì che questo oggetto sia realizzabile. Ovviamente queste due pareti avranno la stessa altezza che possiamo andare a modificare e si aggiornano e adeguano automaticamente cambiando anche l'inclinazione delle pareti. Ok, ci sono altri aspetti da vedere come gli scarichi, ma mi riservo di mostrarveli poi in altri video. Quindi per il momento è tutto per queste due funzioni. Qui direi che possiamo confermare. Quindi abbiamo visto il comando piatto e il comando planare. Nei successivi video cercherò di mostrarvi il comando flangia e magari anche altre funzioni, forse il comando taglio estruso, che sono comunque altre funzioni importanti per chi vuole disegnare oggetti di lamiera. Ok, grazie a tutti, vi mando un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!